Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordate di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con chi segue il mondo dello spettacolo. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, una delle notizie più fragorose arrivate dalle cronache mondane riguarda una pesante diffamazione ai danni di Demet Özdemir. Le voci, esplose all'improvviso e poi propagate a velocità folle sui social, hanno colpito in pieno la celebre attrice, lasciando i fan increduli e l'opinione pubblica sommersa da domande, sospetti, ipotesi. La valanga di indiscrezioni, prive di conferme e fonti solide, è riuscita nell'intento di spostare l'attenzione dai successi professionali di Demet a un presunto intreccio di vita privata, fino a diventare il tema dominante di conversazioni e commenti. All'indomani delle prime accuse, Demet ha firmato una breve nota destinata alla stampa e ai social. Poche righe, con un tono fermo e misurato, per definire quelle insinuazioni come false e nocive. L'attrice, che pure non ama alimentare il clamore, ha lasciato intendere un profondo turbamento. Chi le sta vicino racconta che si sia sentita ferita nella sfera più personale e indignata per l'arroganza con cui certi profili hanno osato attribuirle storie mai vissute. Nei corridoi dei set e negli uffici dei manager è scattata una rete di protezione, una di quelle catene umane fatte di telefonate, caffè caldi, silenzi rispettosi, risate forzate per spezzare la tensione. In questo cerchio, la presenza più costante è stata quella di Can Yaman. Can e Demet si conoscono da anni, un sodalizio nato sul set e cementato dalla stima reciproca, dall'intesa che il pubblico ha imparato a riconoscere anche al di fuori della finzione televisiva. Mentre il chiacchiericcio montava, Can si è fatto vedere al fianco di Demet senza esibizionismi, con una naturalezza che ha raccontato più di 1000 comunicati. C'è chi li ha notati all'uscita di un ufficio legale, chi giura di averli incrociati davanti a un minuscolo bistrò, lui con il cappuccio calato e lo sguardo attento, lei con l'impermeabile stretto addosso e la voce bassa. A un paparazzo è bastato uno scatto per consegnare ai rotocalchi un'immagine che ha fatto il giro del web. Due persone complici che cercano riparo l'una nell'altra mentre fuori infuria la tempesta digitale. Nelle ore successive, la solidarietà è esplosa. I fan di Demet hanno intasato i commenti con parole di sostegno, raccontando storie di ispirazione e gratitudine, ricordando come la loro beniamina abbia sempre difeso con eleganza la propria dignità. In molti hanno ringraziato apertamente Can per il suo modo di esserci, discreto e inossidabile. Sulle pagine dei magazine si sono letti titoli che celebravano l'alleanza tra i due, definendola un modello di vicinanza autentica in un settore spesso crudele. Analisti dell'industria e psicologi interpellati da talk show hanno sottolineato quanto devastante possa essere, per una giovane donna abituata a lavorare sodo e a sorridere davanti alle telecamere, l'impatto di un attacco costruito a tavolino e diffuso come fosse verità, con gli algoritmi che amplificano senza pietà. Se all'inizio Demet aveva pensato di chiudersi nel silenzio in attesa che la marea calasse, la portata del frastuono l'ha costretta a riorganizzare i passi. Oltre alla prima smentita, non ha voluto aggiungere commenti, scegliendo di concentrarsi su se stessa e sulla propria serenità. Le fonti vicine raccontano che abbia ridotto al minimo le uscite, preferendo la quiete di casa, le chiacchierate con la famiglia e pochissimi affetti stretti. A riempire quel perimetro di cura, Can. È stato lui, dicono, a chiamarla nei momenti più bui, a ripeterle con calma parole che fanno da ancora. La verità non ha fretta, ma alla fine arriva. Tu resta dritta, noi restiamo al tuo fianco. C'è anche chi lo ha sentito sussurrare, questa bufera passerà, e quando si aprirà il cielo, resterà soltanto ciò che sei davvero. Le immagini rubate in cui si intravedono abbracci e sguardi d'intesa hanno suscitato tenerezza e, inevitabilmente, nuovi dibattiti. Qualcuno ha provato a insinuare che quella dolcezza fosse una strategia, un modo per ribaltare la narrativa. Ma chi segue da anni i due attori sa riconoscere quando la scena non è più una scena, gli occhi non mentono, e la fatica di Demet, come la vigilanza di Can, parlano chiaro. Sui social, tra i commenti, si è fatta largo una sorta di parola d'ordine non scritta, un'espressione di incoraggiamento con il suo nome che è diventata di tendenza, a dimostrazione che la rete, quando decide di rispondere con affetto,
sa trasformarsi in uno scudo potente. Nel frattempo, gli addetti ai lavori hanno ricostruito l'effetto immediato di questa ondata sulla tabella di marcia professionale. Si dice che Dimet abbia domandato una breve pausa dalle riprese di un progetto in streaming, con la produzione che l'avrebbe sostenuta senza esitazioni. L'attrice, raccontano, ha bisogno di respirare, di rimettere ordine, di ritrovare la voce prima di tornare davanti alla macchina da presa. Khan, dal canto suo, è stato visto in più occasioni entrare e uscire dagli uffici della sua squadra, annullando impegni non essenziali per liberare spazio nella sua agenda. La priorità è proteggere ciò che conta, è la frase che circola tra chi lavora con lui. Le redazioni dei magazine hanno dedicato pagine intere alla vicenda. C'è chi ha ricordato le tappe della carriera di Dimet, c'è chi ha intervistato ex registi, compagni di set, stylist, tutti concordi nel dipingerla come una professionista scrupolosa e gentile. Da più parti si chiede di non confondere il rumore con l'informazione, di non caricare su una persona il peso di una macchinazione che, così appare, ha il sapore della vendetta o della speculazione. Nel dibattito si è aperto un capitolo delicato, quello della responsabilità di chi alimenta la catena del sospetto con un click. La diffamazione, ricordano gli esperti, non è un gioco, lascia cicatrici, condiziona le scelte artistiche, interroga l'autostima, erode la fiducia. Sebbene Dimet si mantenga in disparte, fonti vicine parlano di un confronto serrato con i legali. L'idea, sempre più concreta, è quella di intraprendere azioni in sede giudiziaria contro chi ha costruito e diffuso le falsità. Sarebbero stati raccolti screenshot, link, tracciamenti, un puzzle preciso di ciò che è accaduto nelle prime ore, quando la miccia della calunnia ha preso fuoco. In questa fase, Khan si starebbe muovendo con pragmatismo, apprendendo i dettagli e offrendosi come barriera contro ogni ulteriore intrusione. Chi li ha incrociati descrive un linguaggio di coppia fatto di gesti minimi, un cappotto tenuto sulle spalle di lei, un telefono schermato, un sorriso abbozzato quando una battuta riesce a far vacillare la nube. Dal lato del pubblico, l'ondata emotiva ha un andamento curioso. A uno sbigottimento iniziale è seguito un moto di affetto compatto, quasi a voler raddrizzare il tavolo capovolto dalle dicerie. Migliaia di messaggi parlano di fiducia, di attesa paziente, di memoria. Vengono ricordate le campagne solidali cui Dimet ha prestato il proprio volto, i traguardi internazionali di Khan, le volte in cui insieme hanno scelto il low profile invece del fragore. Il risultato è un tessuto collettivo che, giorno dopo giorno, ha spostato il baricentro della discussione. Non più l'eco del sospetto, ma la persistenza di una stima costruita negli anni. Non sono mancati i commentatori pronti a leggere in questa vicenda il riflesso di una filiera più ampia, un sistema che macina nomi e li risputa trasformati, spingendo chi vive di immagine a difendersi a ogni ora. In questo quadro, la postura di Khan accanto a Dimet è stata raccontata come un esempio raro di solidarietà concreta. Non solo parole, non solo post. Ma telefonate alle 4 del mattino, corse in auto per recuperarla quando il respiro si fa corto, colazioni lente con tazze di tè appoggiate sul davanzale mentre il traffico scorre lontano. Un'amicizia capace di reggere l'urto, una complicità che, al riparo dalla retorica, ha il peso lieve e testardo delle cose vere. Eppure, dietro la compostezza, resta il dolore di un attacco che ha cercato di piegare la voglia di lavorare. Dimet, dicono, aveva una scena importante da girare proprio il giorno in cui le voci hanno iniziato a rimbalzare. Ha provato a concentrarsi, ha ripetuto le battute, ma le lacrime minacciavano di affiorare. È stata lei a chiedere una sospensione, è stato Khan a prendere la decisione di portarla via da quel set, promettendo di riportarla quando il nodo allo stomaco si fosse sciolto. È andata così. Il pomeriggio è passato in una stanza piena di luce, con tende bianche e un odore di pulito, mentre all'esterno il rumore impazziva. E quella quiete, anche solo per poche ore, ha messo un freno all'onda. A distanza di giorni, la tensione non è svanita, ma ha assunto contorni più nitidi. Il pubblico ha potuto leggere la smentita ufficiale di Dimet, vedere la determinazione nei suoi occhi durante una breve apparizione, ascoltare la sua voce ringraziare chi non ha voltato lo sguardo. Non permetterò che una menzogna definisca la mia storia,
ha detto usando un tono piano, senza cercare applausi. Di fianco, Khan annuiva come fanno quelli che hanno già combattuto 1000 battaglie. Per una volta, i flash non sono apparsi intrusivi, hanno catturato la fermezza di due persone che si offrono riparo a vicenda. Non si sa ancora quando Dimet tornerà sul set, ma si sa che ci tornerà. La produzione, nel frattempo, ha rimodulato alcune giornate, preferendo rispettare i tempi della persona prima ancora che dell'artista. Le sceneggiature attendono, i costumi riposano sui manichini, la troupe è pronta a riaccendere i riflettori. In tanti scommettono che la prova che verrà dopo questa pausa avrà una vibrazione diversa, nei gesti, negli sguardi, nella voce di chi ha guardato in faccia il vento e non si è spezzato. Su questo Khan non ha dubbi e lo ha confidato a chi gli lavora accanto, lei sa trasformare il dolore in forza. Sullo sfondo, cresce l'attesa per una presa di posizione più articolata. Dimet e il suo team stanno valutando un'intervista, una sola, da rilasciare in tempi brevi, con domande selezionate e risposte nette, per archiviare le falsità e riportare il discorso alla sostanza, il lavoro, la passione, i progetti. Non sarà uno sfogo, dicono, ma un chiarimento. Una linea tracciata con calma tra ciò che è e ciò che non è mai stato. Non mancherà, con ogni probabilità, l'annuncio dell'iter legale già avviato, un passo non per vendetta ma per tutela, affinché l'onda di bugie non torni a infrangersi con la stessa violenza su altre rive. Intanto, i giorni a casa scorrono in modo diverso. Dimet legge, scrive appunti su un taccuino, riorganizza il guardaroba per togliere peso al pensiero. A volte cucina, a volte lascia che il telefono squilli senza rispondere. Khan arriva senza fare rumore, prepara un caffè, parla di un copione che lo ha colpito, le chiede un parere su un dettaglio di regia, come se il lavoro potesse funzionare da ponte verso un terreno più saldo. In alcuni momenti si ride, in altri si resta zitti, ma in ogni caso si respira. E respirare, ora, è la conquista più preziosa. Gli osservatori del mondo dello spettacolo hanno colto in questa storia un promemoria severo. La fama non immunizza dalle coltellate invisibili, anzi le rende più affilate. Ma hanno colto anche un antidoto, raro e semplice, la presenza. Khan accanto a Dimet che sceglie di non cedere al teatro del contrattacco, i fan che trasformano il mormorio in abbraccio. Gli insulti hanno trovato muri, le parole giuste hanno aperto finestre. È nata così una narrazione alternativa a quella del fango. La narrazione di chi, sotto pressione, non smette di essere gentile. Quando tutto questo finirà, resterà una lezione. Resterà la certezza che ogni ferita curata con pazienza diventa pelle nuova, e che non c'è algoritmo capace di mettere a tacere la realtà quando decide di farsi strada. Resteranno le foto di due volti stanchi ma lucidi, di un portone chiuso alle spalle e di un corridoio che porta avanti, non indietro. E resterà la curiosità di vedere come il primo Chuck dopo il silenzio suonerà diverso, più vero, come se la macchina da presa avesse imparato a inquadrare ciò che non si vede. Siamo giunti alla fine del nostro racconto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividetelo con chi ama le storie vere dietro la facciata dello showbiz. Torneremo presto con nuovi aggiornamenti su Dimet Özdemir e Khan Yaman. A prestissimo!